Quanto è possibile condizionare una persona? Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Il condizionamento è alla base del comportamentismo e il padre in assoluto su questo fu Pavlov. Famoso per i suoi esperimenti sui cani, Pavlov dimostrò quanto fosse possibile condizionare un individuo tramite impulsi esterni. Ogni volta che i cani vedono il cibo iniziano a salivare, non soltanto quindi quando lo annusano o lo assaggiano. Questo perché hanno collegato le due cose e quindi alla sola vista del cibo iniziano appunto a salivare. Si rese conto però che ogni qualvolta aggiungeva uno stimolo detto neutro, che quindi non c'entrasse apparentemente niente con il rapporto cibo-salivazione, la situazione diventava interessante. Provò diversi oggetti neutri come un metronomo, una lampadina o un campanello. Nel caso del campanello, come per il metronomo, Pavlov lo faceva partire prima di dare il cibo ai cani. Facendolo più e più volte, gli animali associarono le due cose fino al momento in cui appunto riuscivano a salivare soltanto sentendo il suono del campanello, che quindi non era più uno stimolo neutro, ma era diventato uno stimolo condizionato. Thorndike in seguito ampliò la cosa e stipulò una legge secondo cui gli animali imparano tramite connessioni azione-risultato, come per esempio aprire una gabbia per poter uscire premendo un pulsante. Ma Watson fu il primo ad eseguire importanti esperimenti di condizionamento sugli esseri umani. Voleva vedere se fosse possibile controllare il comportamento umano, come lo si faceva appunto con gli animali. Innanzitutto c'è da dire che Watson riteneva che l'uomo avesse tre emozioni fondamentali: la paura, la rabbia e l'amore, e voleva vedere se fosse appunto possibile scaturirle tramite uno o più stimoli. I suoi esperimenti sul piccolo Albert, un bimbo di 9 mesi, furono tanto rivoluzionari quanto controversi e crudeli. Volendo scaturire su di esso la paura in alcuni animali, mise il bambino su un materasso e gli fece avvicinare alcuni animali come un cane, una scimmia e un topo bianco, in modo che il bimbo interagisse con loro. Il bambino non sembrava mostrare alcuna paura iniziale verso questi animali, anzi si avvicinava ad essi con la mano per poterli toccare. Un'altra volta, in cui Albert se ne stava tranquillo seduto sul materasso, Watson colpì una barra di metallo che provocò un rumore improvviso che spaventò e fece piangere il bambino. Da quel momento in poi, quindi, ogni qualvolta che il bambino si avvicinava a degli animali dal pelo bianco e nell'esatto momento in cui provava a toccarli, Watson colpiva la barra di metallo in modo tale che il bambino piangesse in quell'esatto momento. Facendolo più e più volte, Watson scatenò una vera e propria fobia per associazione, rumore e presenza nel bambino in tutti gli animali che presentavano il manto bianco, e la cosa non si fermò lì. Il bambino ebbe paura anche della sola presenza di un cappotto di montone nella stanza, perché appunto gli ricordava gli animali che aveva toccato in precedenza. Il bambino si spaventava ormai alla sola vista di questi animali e oggetti. Si rese inoltre conto che questa paura, fobia innescata, fosse duratura nel tempo. I suoi esperimenti su un bambino così piccolo furono assolutamente imperdonabili, ma nello stesso tempo ci permisero di capire quanto fosse facile apprendere inconsapevolmente una fobia, specialmente da piccoli, anche la più assurda, che da grandi appunto non ci spieghiamo affatto. Ma è possibile guarire da una fobia? In un prossimo video parleremo anche di questo.